E buongiorno, oggi un grande classico degli AX intorno a Monaco, siamo al Wörthsee e facciamo il giro intorno al lago, circa 11 km, qualcosa del genere. E niente, andiamo! Guardate che bello qui, questi libri a disposizione di tutti, gratis. Lì liberi, tranquilli, nessuno rompe niente, nessuno distrugge niente. È un grande gesto di civiltà e da dove vengo io magari si sente, spero ancora. Queste cose sono difficili da vedere se non impossibili. Spero che cambi nel corso del tempo. Neanche 600 metri dopo aver lasciato il parcheggio e aver iniziato questa camminata, la prima spiaggia libera, questa d'estate è piena, si può fare il bagno, grigliare, c'è un bar che offre qualche spuntino, bibite, insomma perfetto, è il mare dei Monacensi, è uno dei mari dei Monacensi perché i laghi qui intorno sono tantissimi ed è bellissimo. D'inverno adesso fa un po' freddo, quindi c'è meno gente, ma comunque è bellissimo per passeggiare. Avete presente quel rumorino di piedi sul sterrato? Proprio questo qui. Io lo adoro, è uno dei rumori più, non so, calmanti che conosca. È proprio bello, non è un rumore, è musica. E l'altra musica che mi accompagna, oltre a quella delle scarpe sullo sterrato, sono anche gli uccellini che cantano una melodia stupenda. E laggiù si trova la Mausinsel, l'isola del topo, che ha anche una curiosa leggenda. La leggenda dice che un tempo il signore di Seefeld, che è una località a pochi chilometri da qui, maligno e avido, bruciò gli abitanti del Wörthsee, che era sotto il suo dominio, perché si erano alimentati, avevano fame, insomma qualcosa del genere. Tutti gli abitanti morirono bruciati, ma non prima di maledirlo, e questa maledizione si attuò con una invasione di topi. Questi topi erano talmente tanti che cominciarono a mangiare tutto nel suo dominio e lui si rifugiò appunto sull'isola del topo, in Mausinsel, per scappare da questi topi. Non ce la fece e morì mangiato dai topi che avevano fame. Questa è la leggenda della Mausinsel, l'isola del topo. Secondo me la leggenda della Mausinsel è perfetta anche come plot per un film horror. Qui comincia la parte un po' più antipatica di tutto l'hike, al lato della strada, con macchine al lato, insomma non è molto piacevole. Ecco un'altra. Fortunatamente si tratta di poche centinaia di metri. 5 km in 1 ora e 7 minuti e stiamo entrando nella parte più caratteristica forse
bella del Wörthsee, che è la parte del bagno pubblico, questo grande prato del Wörthsee che d'estate diventa sostanzialmente una spiaggia pubblica con diverse passerelle che vanno dentro il lago. Adesso ne visitiamo qualcuna, una vista stupenda, che si vuole di più. Ci sono anche diversi pontili che d'estate si popolano di persone che prendono il sole e non amano particolarmente l'erba, e adesso ne visitiamo qualcuno. Una vista stupenda del lago, si entra dentro il lago praticamente attraverso questi pontili ed è fantastico. Sempre guardare dove si mettono i piedi, se no ci si fa la bua. Hai visto là dietro che c'era? Pontile numero 1. Che spettacolo per gli occhi, bellissimo. Conosco il Wörthsee da molto tempo, ci vengo spesso e ogni volta è stupendo, non mi stanco mai di vedere questa bellezza. Pontile numero 1, pontile numero 2, pontile numero 3 e laggiù in lontananza, qui, questa è la Mausinsel, l'isola del topo, quella che abbiamo detto prima. Ce lo facciamo un bagnetto? Certo che l'acqua è freddina, Qui c'è il pontile numero 2, quello che vi ho fatto vedere da lontano prima, e non ci andiamo perché c'è gente. Qualcuno, vi dirò, si è anche spogliato per prendere il sole, ma io per pudore non ve lo mostro. Steck, pontile numero 3 e l'ultimo, e vediamo che ci offre. E nonostante sia un paio di giorni che fa bel tempo, quindi è asciutto, nonostante tutto, qui in campagna i terreni sono ancora molto bagnati, magari da neve sciolta da poco, quindi sì, sole, caldo, ma ancora inzaccherati di fango. Poi caldo, tiepido insomma. Siamo arrivati a un altro punto molto interessante del giro intorno al Wörthsee, che è appunto il Bacherner Moos, cioè la palude di Bakern, ora palude, acquitrino, insomma la traduzione precisa e tecnica in italiano non la so, ma avete capito. E si cammina su una passerella, questa, per non disturbare la natura del luogo. Come vedete il sentiero è per una persona sola, in alta stagione c'è qualche problema e ogni tanto ci sono queste piazzole per poter appunto permettere il passaggio del traffico in due direzioni. E siamo arrivati alla fine di questo video, grazie per avermi tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao!